In questo video potrei parlare dei monasteri e dei templi che ho visitato, dei monaci che ho incontrato e con cui ho scambiato due chiacchiere, del tuk-tuk o dei vari monumenti che ho visitato in città. Ma in realtà quella che oggi vorrei raccontare è la storia di Santi, una donna thailandese originaria di Bangkok. Sto passando nelle zone abitate dai thailandesi perché praticamente in una di queste case vive Santi, una donna di 70 anni che ho conosciuto qualche giorno fa e che mi ha raccontato la sua storia che mi ha abbastanza colpito. Adesso vi mostro la sua casa che praticamente sta di fronte a me. Questa è la casa. Oltre ad essere una casa è anche un rivenditore di bevande, cianfrusaglie, roba da mangiare. E la cosa diciamo particolare è che appunto lei vive dentro un negozio. Vive dentro un negozio, è grande solo 3 metri quadri. Non ha materasso, non ha divano, non ha niente. Lei sta seduta per terra, dorme per terra, molto banalmente. L'unica cosa che ho visto che all'interno, come tutti praticamente i thailandesi qui, è la televisione. Quella non può mai mancare. Adesso vi mostro praticamente la casa, vetrina esterna. E quello era all'interno, cioè praticamente c'è una televisione, un ventilatore, fine. Un pavimento dove stare seduti e dove dormire e per il resto fine. Ieri ho parlato con Samti, abbiamo fatto una bella chiacchierata, però vorrei ancora farle qualche domanda, quindi ora sto tornando da lei. Shall we wake up? Eh? ยังไม่กลับแน่ Ora immaginate di voler comunicare con una persona locale thailandese, ma quella persona non spiaccica una singola parola in inglese. L'unico modo è attraverso la tecnologia, quindi in questo momento la signora sta prendendo Google Translate per iniziare la conversazione con me. ยังไม่กลับเหรอ Questo è il processo grazie al quale comunicavo con Samti. Potete immaginarvi ore e ore davanti al telefono a scambiarsi dei messaggi dall'inglese al thailandese e viceversa. Non è stato per niente semplice, ma sono saltate fuori delle robe veramente incredibili che voglio raccontarvi oggi. Allora, innanzitutto lei non ha mai fatto un lavoro ben retribuito, stabilmente retribuito. Lei è nata a Bangkok, ha vissuto a Bangkok e ha sempre vissuto in un negozio. Quindi diciamo che lei non avendo neanche mai studiato, non ha mai acquisito nessun'altra abilità se non quella di vendere le cose che possiedi in casa tua, in pratica. E da questo ci ricolleghiamo al fatto che lei, siccome non ha mai avuto un reddito stabile, un'entrata stabile, questo si rifà anche alla questione pensionistica, perché lei ha 70 anni ma non ha diritto a una pensione dignitosa. Per questo motivo lei riceve l'assegno sociale, che praticamente è quella montagna di denaro che lo Stato ti riconosce per garantirti un minimo di sussistenza. E qui arriva la parte buffa, nel senso che l'assegno che lei riceve ogni mese, quello previsto per legge, è di 600 baht, che
non sono altro che 18 euro. Ora, voi non immaginatevi la Thailandia come un posto iper economico, nel senso che sì, probabilmente rispetto ad altri posti è più economico, ma 18 euro qui ti partono in un attimo. Qui lo stipendio medio in Thailandia è di 1500 baht circa, che sono sui 350-400 euro. Quindi potete immaginare passare dai 400 euro, che è lo stipendio medio, ai 18 euro. Cioè, c'è una differenza incredibile. In più, senza considerare che siamo a Bangkok, ossia la capitale della Thailandia, dove i prezzi sono ancora più alti rispetto ad altre zone. Cosa ho appena visto? C'è un cazzo di whisky lì. Madonna. Spettacolo. Altre cose che mi hanno lasciato colpito sono il fatto che lei non si muove mai di casa. Lei sta a casa tutto il giorno. Se c'è qualche fortunata giornata vende qualcosina, qualche bibita, qualche Coca-Cola, qualche pacco di patatine. E per il resto lei non si muove. Una volta che arriva la notte, semplicemente chiude la serranda e va a dormire. Lei vive con 2 figli, che per fortuna, detta sua, lavorano, ma comunque per suo dispiacere non possono sposarsi, perché non hanno abbastanza soldi. Lei, come mi ha spiegato Santi, se in Thailandia tu non sei un uomo e non hai soldi, non è un minimo di fondo monetario, nessuna ti vuole. Quindi anche qui il concetto di amore è un po' diverso rispetto al nostro, perché bisogna anche considerare il fatto che questo è un paese povero in cui anche l'uomo ha una figura un po' più di potere rispetto alla donna. E ovviamente se però l'uomo non ha i soldi, quel potere non può avercelo, e quindi addio relazione e matrimonio. E poi l'ultimissima cosa che mi ha fatto riflettere, che gli ho chiesto, è stata la seguente domanda. Santi, tu sei felice? E lei ha fatto, non lo so, ha reagito con una smorfia, come se fosse una domanda molto difficile a cui rispondere. Però dopo praticamente un minimo di esitazione mi ha dato la risposta che mi aspettavo, ossia l'importante è che i miei figli sono qui con me, che lei ha 2 figli, uno si chiama Thun e uno non ricordo il nome sinceramente. I figli sono l'unica cosa che a lei danno forza di andare avanti, perché ovviamente vivere una vita del genere non è sicuramente facile, soprattutto quando sei in una situazione in cui non hai praticamente nessun mezzo di sussistenza per sopravvivere. Ok che c'hai un tetto sopra la testa, però a parte quello, tutto qui. Questa è stata la conversazione che ho avuto con Samti, tutto ovviamente tramite Google Translate. In realtà questo video avrebbe dovuto concludersi così, semplicemente raccontando la storia difficile di una signora che ha sempre vissuto a Bangkok e che non ha mai avuto la possibilità di uscire dalla sua ruota, dalla sua bolla. Poco prima di lasciare Bangkok però ho rivisto un'ultima volta Samti e mi ha detto una cosa che mi ha abbastanza colpito, nel senso mi ha molto rattristato. Lei da qualche giorno ha scoperto di avere il cancro e le è stato detto che avrebbe dovuto iniziare la chemioterapia. Il punto è che lei non è nemmeno sicura di poter iniziare questo trattamento, perché il sistema sanitario thailandese
non è come quello italiano in cui, a prescindere dal reddito, da quanti soldi hai versato allo Stato, tu puoi avere accesso a tutte le cure, ovviamente con tutti i tempi del caso. Però in Thailandia non funziona proprio così. Samti non mi ha saputo spiegare bene il tutto, però mi ha detto di essere abbastanza preoccupata, soprattutto per i figli, perché ovviamente immaginatevi di venire a conoscenza da vostra madre di un tumore maligno al seno. Spero vivamente che riesca ad accedere alle cure. Le auguro tutto il meglio. Mi dispiace tanto. Non posso fare granché, però avendola conosciuta e avendomi raccontato la sua storia piena di difficoltà, di disgrazie e di sofferenza, mi dispiace tanto. Auguro tutto il meglio a Samti e niente, non c'è nient'altro da dire. Un saluto.